Erano 10 anni che non c'era un duello così in Superbike. Già perché 6 li ha stravinti Ray, gli altri 2 li ha stravinti Bautista, l'anno scorso ha stravinto Toprak e rimane un solo anno, quel 2021, nel quale Toprak riuscì a spezzare per la prima volta il monopolio Ray Kawasaki a Mandalika sotto la pioggia, chiudendo secondo e laureandosi per la prima volta campione del mondo Superbike. Qui a Jerez c'è stato uno spettacolo in pista e fuori, e visto che un weekend così è incredibile, questo weekend di gare il posto Superbike avrà priorità rispetto al post MotoGP che uscirà domani, anche se lì ne sono successe delle belle. Andiamo! Atto finale di Jerez, pista conosciuta, e anche se è una pista con delle frenate molto importanti, anche se può sembrare piccola, la velocità di percorrenza che si fa in questo circuito è un qualcosa che solo se ci giri puoi provare. Si va sempre molto veloce. Per l'ultimo round ci sono anche delle wild card importanti provenienti dai campionati nazionali. I rispettivi campioni dell'IDM Luka Stulovic su Ducati e del CIV Alessandro Del Bianco con Yamaha, ed anche Nicolas Spinelli a sostituire Petrucci a causa dell'infortunio sulla mano. Spinelli, che l'anno scorso aveva vinto quella pazza gara bagnata ad Assen, proprio in sostituzione sempre Danilo. Oltre a loro ancora Bobby Fong con Attack Performance dagli USA, e per Tulovic e Del Bianco è importante spiegare le situazioni tecniche perché sono completamente differenti, e se a un primo occhio superficiale uno può dire sono i campioni nazionali che fanno la wild card, in realtà se guardiamo bene Tulovic corre con il suo team con il quale ha stravinto l'IDM, stesse gomme perché l'IDM è Pirelli, però appunto correre con il proprio team Ducati Frankfurt ci sta che la moto non sia esattamente una superbike a tutti gli effetti. Per Del Bianco, anche se corre su una moto già rodata e discretamente competitiva, e dico discretamente perché Yamaha non è attualmente a livello di Ducati e BMW, Ale ha sì una buona moto, però non è proprio la sua, usa un'elettronica diversa perché al CIV c'è la Motec, e soprattutto, cosa importante da non sottovalutare, al CIV si utilizzano le Dunlop, e quindi anche se Ale è bravissimo e lo ha dimostrato sempre di poter switchare da una gomma all'altra e da una moto all'altra con facilità, sicuramente è un fattore non a suo favore. Anche Spinelli quest'anno altra trottola fra un paddock e l'altro, e per lui ogni giorno la storia cambia perché CIV con Revo e Aprilia, Moto E e Superbike, manca Motardo, una gara di cross, le abbiamo fatte tutte. Inoltre per lui CIV, Dunlop, Moto E, Michelin, Superbike, Pirelli. Venerdì scorre tutto liscio con Bulega che fa quello che deve fare, quindi essere leader, mentre Toprak va più con calma, anche perché chi dei due ha qualcosa da perdere è proprio lui. Buona performance di Iannone che chiude terzo nonostante aver distrutto la moto, e anche Rinaldi cade malamente alla curva Crivier, che fa parte di quel settore di curve a destra veloci nella parte finale del tracciato. Non una grande situazione per Michael, che è veramente lontano anni luce dalle performance di qualche anno fa, e soprattutto sempre spesso dietro al rookie suo compagno di squadra Batin Sofoglu. Arriviamo a sabato e la tensione è sempre molto più alta. C'è stato l'episodio di Toprak che colpisce Rabat in uscita all'ultima curva, comunque in FP3 tutti o quasi a provare il passo di gara in attesa della Super Pole, dove mi sono chiesto: ma Nicolò, veramente, cosa sta facendo? Cioè già con la prima gomma è passato sul traguardo, ha fatto 36,9 e già faceva così con la mano come per dire, cioè anche lui si è reso conto di aver fatto una roba incredibile. Dopo ha abbassato a 36,629 che è il record assoluto del tracciato in Superbike. E quest'anno sarebbe addirittura partito 14esimo in MotoGP davanti a Miller, Ogura, Marini, Fernandez, Bastianini, Espargaro, Augusto Fernandez e Chantra. Toprak secondo e Sam Lowes chiude la prima fila, ma termina il weekend a causa dei dolori per la contusione al torace che aveva rimediato all'Estoril, e non sarà l'unico ad abbandonare prima della fine del weekend. In gara 1 niente da dire, Nicolò ha fatto quello che doveva fare e poteva fare. Vince, Toprak secondo e festa rimandata ancora. Toprak nell'intervista ha detto che se non fosse andato lungo alla 6 avrebbe potuto lottare con Nicolò. Sinceramente non credo, comunque c'era il fattore devo fare punti per il campionato e quindi va bene così. Curva 6 poi, punto molto incriminato. Bautista, solita gara nella quale rema all'inizio e appena le gomme vanno giù e la benzina si consuma si trasforma, e dopo parliamo anche di quello. I fantastici 3 sul podio un'altra volta. Ray botta della Madonna alla 5, anche Del Bianco caduto, ma non si è visto perché non l'hanno inquadrato. Il titolo del video l'avete visto e l'occasione rende l'uomo, e me lo scriverete voi nei commenti dopo aver ascoltato l'analisi. Ad inizio anno vi avevo detto che comunque vada sarà l'anno di Bulega
ha guidato da paura, è andato fortissimo, non ha mollato un colpo a Toprak portandolo all'ultimo round con il titolo ancora in ballo. Quello che è successo lo abbiamo visto tutti, ma ne parliamo dopo e affrontiamo altri scenari che ho ipotizzato, perché alla fine è tutto bene quel che finisce bene, ma avrebbero potuto verificarsi altri scenari e se così fosse stato sarebbe stato un bel casino. Parte la Super Pole Race e in 6 curve succede un disastro. Curva 3 cade Ray e coinvolge Gardner. Inoltre Ray unfit, quindi nemmeno il giro d'onore, l'ultimo weekend di gara della sua mega carriera in Superbike. Curva 6, il fattaccio. Come è successo molte volte quest'anno, vedi Aragon e Storil, per citare le più recenti, Bulega su Ducati riesce a girare strettissimo con una speed corner impressionante, mentre Toprak con la sua BMW è l'unica fase dove forse non sono a livello di Ducati. Toprak va leggermente largo, i due si toccano, Toprak va in terra. Che cos'è questo? Un incidente di gara come ce ne sono tanti. Sicuramente un errore di valutazione di Nicolò sul dove passare, perché non c'era lo spazio. Prima di arrivare a quello che è successo dopo, prendiamo le dichiarazioni di Nicolò che dice, a parte ovviamente la mancata intenzionalità, ma che aveva la testa girata. Ora sì, capisco, ma a meno che tu non abbia il paraocchi, non puoi non vederlo, soprattutto perché l'ha colpito quando non era neanche completamente di fianco, quindi per forza devi vederlo. E a questo non credo, ma alla non intenzionalità sì, sicuramente non l'ha fatto apposta, però vediamo alcune cose. Dopo la gara, al podio, Nicolò non ha esultato, si è preso una marea di fischi e insulti al parco del podio da tutta la tifoseria turca presente. Ora, sapete come la penso sul fischiare, però qui dal vivo, a caldo, lo posso anche capire, ma ci sta fino a un certo punto. Se fischia a caldo lo capisco, se fischia a priori per fatti di decadi fa non lo capisco, se arriviamo a quello che abbiamo visto a Jerez, oltre a non capirlo, è follia pura. Siamo arrivati con un pilota scortato dalla polizia nel box, minacce di morte, fidanzate, genitori e chi più ne ha più ne metta. Shitstorm sui social, nei commenti, tutte le pagine di Nicolò Ducati Aruba da parte dei tifosi di Toprak. Capisco il tifo, capisco tutto, gente che alza le mani per una gara, cioè, capisco l'importanza, ma stai fuori di capa. Forse gli italiani non se ne sono nemmeno accorti, ma i miei video hanno anche i sottotitoli in turco appunto per includere i tifosi di uno dei maggiori campioni della Superbike e a comprendere un video nella lingua italiana. Questo non è assolutamente bello e sono contento che sia finito tutto bene, perché gara 2 è finita esattamente come gara 1. Nicolò vincitore, Toprak terzo dietro Bautista e con quei punti vince il tanto agognato terzo titolo mondiale. L'abbraccio fra Nicolò e Toprak, quella è una delle cose belle dello sport. Vedere due campioni che si abbracciano, si rispettano alla fine di una lotta del genere è bellissimo e ripeto, è tutto bene quel che finisce bene, ma vi propongo alcuni scenari alternativi. La Super Pole Race è una gara che vale da qualifica per gara 2, quindi oltre a vincere, se il tuo avversario finisce dietro, in gara 2 parte dietro, quindi rischiare un contatto dove lui ha la peggio ha senso solo il Super Pole Race. Toprak in gara 2 ha rischiato, perché partire decimo in mezzo alla mischia è l'ultima gara dell'anno, è pericoloso perché più di qualunque altra gara, per affrontare l'inverno e le trattative dei vari contratti, tutti vogliono fare bella figura e se sei in mezzo alla mischia è più probabile che tu rimanga coinvolto in un incidente barra contatto che ti fa perdere terreno. Se rimani indietro, Bulega vince, tu perdi il mondiale. La motorotta in Super Pole Race è un problema grandissimo perché se ripari quella non hai altra possibilità di provare tipo warm-up che funzioni tutto e se per sbaglio c'è un guasto meccanico dovuto alla caduta, Bulega rivince, la tua moto si ferma, perdi il mondiale. Oppure, se corri con la seconda moto, anche se non è caduta, magari è quella che usi meno, hai una qualsiasi cavolata elettrica, Bulega vince, perdi il mondiale. Questi due scenari offrono la visione di un Bulega scorretto con un'azione premeditata e una tifoseria turca che chissà cosa combinerebbe nel caso di una vittoria di Bulega. Non voglio credere a nessuna delle due, però sono due scenari che quando è successo mi sono subito balzati in mente e mi hanno preoccupato. Quindi l'incidente di gara 1 ha messo una suspense al mondiale fotonica. C'è chi non se ne è nemmeno manco accorto e se si fosse verificato uno di questi scenari e Nicolò avesse vinto il mondiale, cosa sarebbe successo in pista con la tifoseria? Non ci voglio nemmeno pensare. Voi ci avevate pensato a questa possibilità? Fatemelo sapere nei commenti. Tutto questo per dire che Nicolò e Toprak sono due fenomeni che lottano per lo stesso obiettivo e ci sta a provare la manovra azzardata all'ultima gara con
tutte le puntualizzazioni del caso. Tra l'altro, per i meri interessi di vincere il mondiale, sarebbe stato meglio così, il tuo rivale cade, Super Pole Race, quindi parte dietro, alla fine se Nicolò avesse vinto, sulle classifiche sarebbe rimasto il suo nome e le polemiche poi lasciano sempre il tempo che trovano e con il tempo passano anche di moda. Inoltre reputo che non fosse necessario passare proprio lì, perché era palesemente più veloce ovunque, sarebbe bastato aspettare. Ha rischiato a passare lì, ne accetta le conseguenze come la penalità, la situazione tesa, eccetera, eccetera, ma non dimentichiamoci che Nicolò Bulega è uno dei piloti più corretti che abbiamo visto in pista, quindi va bene così, ci ha provato, ma sicuramente Toprak dovrà lavorare sulla sua tifoseria perché quando arrivi così in alto, a mio avviso, la responsabilità che hai è molto molto grande. Non da meno la responsabilità in Ducati Aruba, ovvio, che a freddo è più facile, ma ci sarebbe voluto qualcuno di polso che dica e che indirizzi il pilota a fare un'intervista che sia credibile e che abbia un senso. Nicolò al podio ha detto 2 parole e non ha parlato dell'incidente, ma a mio avviso è un argomento che non puoi evitare così. Basta chiedere scusa, dire che non era intenzione farlo cadere e finiva lì, ma il silenzio alimenta sempre il chiacchiericcio e la polemica con l'aggravante di essere davanti a una folla che ti sta fischiando, quindi errore grave. Il pilota è il frontman, ci sta che sia agitato, la situazione era tesissima, ci vuole qualcuno di polso che aiuti il pilota in quella situazione se per caso non ci riesca da solo. Inoltre non ammissibile il meccanico di Ducati che scavalca la transenna per andare a litigare con i tifosi di Toprak in una situazione già abbastanza tesa. C'è la sicurezza, non buttare benzina sul fuoco, quindi a mio avviso altro episodio tristissimo. Parliamo della penalità. Un long lap non adeguato perché abbiamo avuto un esempio eclatante in MotoGP con Bezzecchi e Marquez con 2 long lap penalty nella gara successiva e a mio avviso sarebbe stata la scelta migliore, ma i regolamenti sono i regolamenti, però alcuni episodi come questo fanno davvero riflettere. Comunque parliamo un po' anche del resto perché Bautista ha fatto un super weekend sempre a podio con 2 secondi e un terzo in gara 1, confermandosi terzo nel mondiale, e confermarsi terzo nel mondiale è ottimo per finire la sua carriera prima di passare da ducatista ufficiale a privato con Barni. Interessante l'iniziativa di Alvaro che ha raccolto le firme di tutti i piloti per revocare la regola del peso e tutti i piloti hanno firmato. Sicuramente dopo 2 anni di sperimentazione della regola a me sembra abbastanza evidente vedere come il trend di Bautista sia sempre lo stesso, più o meno evidente in base alla pista e al suo setup di messa a punto, ma nella prima parte di gara con la moto carica di benzina, le gomme nuove più la zavorra sembra veramente un altro pilota e man mano che la moto si scarica va sempre molto meglio. In più 6 kg sono un'enormità, anche se posizionati bene sono un'enormità, su quelle moto si lavora per ridurre i grammi e un giorno ci devi ficcare 6 kg, regola da rivedere. Comunque, nonostante tutti i drammi che ci ha riservato l'ultimo round di campionato qui a Jerez, siamo arrivati alla fine, con Toprak che riesce a vincere il suo terzo mondiale, Nicolò secondo, Alvaro terzo e se guardiamo indietro abbiamo quarto Locatelli, prima Yamaha, quinto Petrucci che si è giocato malamente il finale di stagione e il terzo posto nel mondiale, sesta la Bimota con Alex Lowes, progetto nuovo che sicuramente ha fatto vedere delle belle cose quest'anno e sono sicuro che l'anno prossimo potranno fare un ulteriore step. Dietro di lui nel mondiale c'è Xavi Vierge che si è portato a casa a Jerez una delle migliori performance della sua carriera in Honda proprio prima del passaggio a Yamaha. Dietro di lui Sam Lowes con la Ducati Mark VDS, nono Iannone con quasi la metà dei punti rispetto a Danilo Petrucci, anche lui pilota indipendente e a proposito di mercato bisognerà vedere che situazione troverà Iannone anche perché per adesso non ci sono offerte concrete sul banco. Decimo Bassani che ha fatto una discreta stagione facendo vedere alcuni exploit ma spesso dietro al suo compagno di squadra Alex. Concluso questo 2025 è veramente la fine di un'era. Il gruppo dei fantastici 3, anzi 4 da quando c'è Bulega, quindi Toprak, Jonathan Rea, Bautista e Nicolò si sfalderanno definitivamente perché Toprak saluta tutti, va in MotoGP, Rea si ritira, rimangono Nicolò, pilota di punta Ducati Aruba, e Bautista che vedremo cosa riuscirà a fare con la Ducati di Barni e se toglieranno o meno la regola della zavorra. Quindi, oltre a Bulega e Bautista, la Superbike ha bisogno di creare personaggi e interesse per questo campionato, soprattutto perché di carne al fuoco ce n'è tanta, così come di piloti interessanti, a partire da Lecuona che diventerà il compagno di Nicolò, BMW che cambia tutto, prende Danilo Petrucci e Miguel Oliveira dalla MotoGP, la Yamaha prende Xavi Vierge e Locatelli
confermato, Bimota rimane con Bassani e Lowe's, Montella avrà Alvaro Bautista al suo fianco, Honda HRC cambia tutto e prende Somkia Chantra dalla MotoGP e Dixon dalla Moto2, GRT conferma Garner, prende Manzi fresco campione della Supersport, Gerloff rimane da Puccetti, Sam Lowe's, Mark VDS e Go Eleven finalmente ufficializza Baldassarri che torna dopo l'esperienza 2023 in Superbike non tanto felice. Quindi fra tutti questi ci vorrà qualcuno che ci tenga con il fiato sospeso fino alla fine, così come è stato in questi anni. Bene signori, io spero che questo post Superbike vi sia piaciuto e anche se la stagione è finita, durante l'inverno ci saranno approfondimenti con i test, i regolamenti, quindi mettete un bel like, un commento per supportare la serie e noi ci vediamo domani con il post MotoGP. Ciao!